Buongiorno amici, oggi è una brutta giornata, quindi mi ritiro nelle mie segrete cucine per preparare un'altra prelibatezza che poi regalerò a voi tutti. Buonissimo, ci vogliono un'ora per farlo, ma non sapete quello che mangiate. Sicuramente lo conoscete perché oggi faremo un timballo di pasta. È vero, sì, il timballo di pasta ormai lo fanno a nord, a sud, a est, a ovest, di qua, di là, ognuno lo fa meglio di quell'altro. Io oggi vi do la mia ricetta che sicuramente non avrà tutto l'impiattamento, tutto quello con tutti i cosi che si reggono in piedi, però ci avrà una particolarità, sarà sicuramente buono, per cui siccome al canale di Vinci-Cook pigliate solo ricette buone senza guardare quell'altre, perché le altre vi dicono gli ingredienti che ci dovete mettere, poi mescolate e arrivederci. Vinci-Cook invece ad ogni cosa che fa vi dice come trattare, come seguire certe regole che vi fanno che poi la pietanza, ma quanto è buona sta cosa, e non ma che ciuffo l'hai fatto, va, si è appiccicato, sei incollato. Insomma, in poche parole, non è che sono le ricette più buone del mondo, sicuramente una ricetta differente dalle altre. Vi dico come la faccio io, perché io ci metto un po' di cosette conoscendomi, ma ci vogliono pochi minuti. Andiamo subito a vedere gli ingredienti che ci vorranno per fare questa semplice ricetta di Vinci-Cook. Allora, la ricetta oggi recita come timballo di pasta, sformato di pasta, pasta al forno, chiamatela come vi pare. Io oggi vi do gli ingredienti che ci metto io e qualche segreto che chiaramente trovate solo sulle ricette di Vinci-Cook. A proposito, ho aperto un canale, adesso qui sotto passa scritto, ho aperto un blog, se venite pure là mi fate un piacere, perché così si muove tutto l'algoritmo di YouTube, del giallo zafferano, si muove tutto, e quindi qui ci avremo una pletora di gente che guarderà le ricette e finalmente l'Italia intera mangerà bene e non quelle schifezze seguendo le ricette di quelli morti di sonno. Vabbè, allora andiamo a vedere che ci metto io, non sulla ricetta. La ricetta fa una cosa, quello che ci metto io è un'altra. Per cui oggi proseguiamo e andiamo a vedere. Allora, per fare una pasta al forno ci vuole la pasta. Considerando che la pasta al forno praticamente è un pranzo completo, direi che non più di 80 grammi, per me ci volevano 800, però per la normalità sono circa 80 grammi a persona, quindi la favo per 4 per 8, 32, 3 etti e 20 di tortiglioni. Direi pasta tipo tortiglioni o mezze maniche. Chiaramente la pasta la dobbiamo tirare fuori molto al dente, aspettate che c'è il ciuffo che mi cala. La dobbiamo tirare fuori molto al dente, quindi se la pasta deve cuocere 11 minuti, 9-10 al dente, noi la dobbiamo cacciare a 7,5, perché se no alla fine famo un pappone. Perché attenzione, io non voglio fare il pappone al forno che poi si mangia, si spappola tutto e alla fine continuiamo come se mangiassimo un piatto di pasta. Io volevo fare una fetta di torta, quindi tipo una fetta di torta, la tagliate, rimane fetta e ognuno poi deve andarsi a capare il tortiglione in mezzo al sugo, lo tira fuori, lo fa, e non che si splappola sul piatto e poi non è un piatto di pasta. Allora alla fine non facciamo un piatto di pasta e zitti, perché quelle altre ricette sono piatto di pasta, quelle mie sono la torta, la fetta di torta dello sformato. Quindi riepilogando, 3 etti e 20 di tortiglioni, poi ci vuole il sugo, la passata, un po' mezzi pomodori, San Marzano, quello che vi pare. Poi dopodiché ci vorrà un po' di burro, un po' QB, nel senso che il burro servirà ma per ungere la padella, dopo vi dico come, quindi non serve una quantità precisa, quella che vi serve usate. Pan grattato ne serve abbastanza, quindi ce ne vorrà netto, che ne so, però tanto mo vedete, perché messo il burro ce lo mettiamo sopra, quello che si tira al burro lo lasciamo, adesso lo leviamo, se no poi si brucia. Poi ci vorrà, la variante mia è un uovo, poi della mozzarella, che poi andiamo a sfregnare tutto quanto. Mi raccomando, la mozzarella se la mettete la sera prima sfregnata esce fuori tutto il latte, ed evita poi di ammollarvi tutta la pasta, perché se mettete la mozzarella così tagliata a fettine messe lì sopra tira fuori tutta l'acqua, e praticamente invece di fare uno sformato fate un purè o uno strato di crema
sul piatto, perché praticamente si squaglia tutto la pasta. Se invece la strizzate anche dalla sera prima, non lasciate scolare, esce fuori tutto il latte, e quindi quando la mettete sulla pasta si squaglia e diventa tutta un agglomerante di tutto quanto. Poi, ultima variante, io invece di metterci il parmigiano ho trovato del formaggio sardo, del pecorino sardo, ma morbido, non quello duro, salato, salatissimo, perché poi è salatissimo, quindi ci gratto sopra del formaggio sardo fresco. Poi non so se ve l'ho detto, ma ci vorrà un uovo e olive taggiasche. Se le trovate secche, ma è difficile, va bene. Se no trovate una cinquantina, tanto le ricette di quantità trovate tutte quante dentro la mia ricetta, altro cliccate, c'è sta tutto l'elenco di quello. Una cinquantina di grammi di olive taggiasche che adesso andremo a seccare direttamente nel nostro forno a microonde, perché non ce lo sapete, ma le olive taggiasche fresche hanno un sapore, secche hanno un altro sapore. Se voi le seccate al microonde, ma guardandole perché sennò le bruciate, dopo le tritate o col coltello con un frullatore così, lo mettete sopra come il parmigiano e non avete idea di quello che andate a mangiare. Allora, i ingredienti sono finiti, andiamo a far sugo, mettiamo la pasta perché ci vale pochissimo, quasi nulla. Chiaramente, siccome è tutto velocissimo, abbiamo messo già dell'acqua a bollire, perché tanto è. Nel frattempo accendiamo il forno lo dobbiamo mettere a 180 gradi statico, e poi ci cuoceremo la nostra pasta in 2 botte, 25 più 15. Mo ci arriviamo, intanto andiamo avanti. Allora, il sugo l'ho già fatto, ho messo chiaramente 2 agli, e noi vi dico il sugo come si fa: 2 agli, un po' di pomodoro passato, sobbollire per circa 3/4 d'ora, perché più è denso e meglio è. Attenzione, il sugo non è che lo dobbiamo mettere nella callara, perché sennò dopo, come al solito, non si asciuga e il pezzo del nostro sformato si squaglia tutto quanto. Mi raccomando, quindi facciamo il sugo, ma prendiamo lo stretto necessario del sugo. Allora, quando la pasta bolle, mettiamo il sale, 8 minuti di pasta. Nel frattempo andiamo a scaldare le nostre, a seccare le nostre olive taggiasche. Allora, le stiamo mettendo a 500 al nostro forno a microonde per una quarantina, cinquantina di secondi. Mi raccomando, guardatele, perché io non conosco il vostro forno, quindi se il vostro forno è una botta di vita, ve le secca in 5 secondi. Abbiamo cacciato le nostre olive, si sono seccate, adesso le mettiamo a tritare nel nostro frullatutto. Nel frattempo la pasta è pronta. Allora, abbiamo fermato la cottura con l'acqua fredda, così se blocca la cosa si ferma e la pasta si ferma a cuocere, se no dopo diventa spappolata. Allora, abbiamo le nostre olive, vedete, sentite? Si sono seccate, adesso le andiamo a tritare. Chiaramente olive senza nocciolo, non è che mettete a tritare olive con nocciolo. Il risultato è una polverizzazione delle nostre olive, ma dopo le mettiamo come il parmigiano e vedete che succede. Mettiamo del sugo dentro la nostra pasta e cominciamo a mantecare, a girare. Mi raccomando, non tutto, il sugo ci deve essere, ma non ce ne deve essere eccessivamente. Quindi ne mettete un po', quando vi sembra che sia poco ne aggiungete un altro po'. Qual è il risultato perfetto? È quando tutto quanto si appiccica, si incolla, si attaccano uno con l'altro. Allora, vi ricordate il burro? Con il burro incominciamo a ungere tutte le pareti del nostro pentolino, che poi useremo per farci la forma dentro al forno. Quindi ungiamo tutte le pareti del nostro pentolino. Magari il pentolino prima fatelo scaldare un po', così siete sicuri che il burro si scioglierà facilmente, e ungiamo tutte le pareti e tutto il bordo. A questo punto cospargiamo il tutto con cominciamo a mettere la pasta sotto e facciamo un metà strato con il primo strato di pasta. Regolatevi su quanta pasta vi rimane. Raggiunto il primo strato, cosa facciamo? Incominciamo a mettere la nostra polvere di olive,
Facciamo proprio come una torta che a metà c'è la crema e noi ci mettiamo le olive taggiasche tritate. Guardate che spettacolo. Dopo ci andiamo a fare uno strato di mozzarella. Mozzarella, vedete che bella asciutta perché non deve essere. A questo punto, nella restante metà pasta, ci andiamo a grattugiare il nostro pecorino sardo fresco. Ecco qua, non ho messo il pecorino in tutti i punti perché facciamo come la torta, la cioccolata, uno strato di cioccolato, uno strato di crema e uno strato di qualcosa. Ricopriamo con lo strato di pasta e pecorino la parte superiore e adesso per legare tutto sbattiamo un uovo, dentro ci mettiamo un po' di noce moscata e cerchiamo di distribuire l'uovo un po' in tutto il nostro, oserei dire, intruglio. L'uovo piano piano scenderà anche sotto e legherà tutta la nostra pasta. Allora, questo formato lo andiamo a mettere in forno per circa 25 minuti a 180 gradi. Dopo lo togliamo un attimo, lo copriamo e lo lasciamo cuocere per un altri 10-15 minuti. Però mi raccomando, il vostro forno io non lo conosco, per cui dategli una controllata ogni tanto. Vado a infornare intanto la mia pasta nel mio forno. Ecco qua. Prima di mettere al forno dobbiamo ricoprire la nostra pasta con del altro pangrattato. Allora, finito il primo passaggio a 25 lo dovremmo coprire con qualcosa, per cui se avete un coperchio adatto da poter mettere al forno, ok, se no prendete della carta stagnola, carta forno, quella d'alluminio, e la coprite e altri 15 minuti. Aspettiamo altri 15 minuti e speriamo che poi la pasta si sia bella croccata, così. Gli ultimi 5 minuti però io lo riapro e apro il forno ventilato. In questa maniera tutto il pane sopra viene croccante e quindi quando poi andremo a rovesciarlo sarà una prelibatezza anche il fondo della nostra ricetta. Speriamo che si stacchi, perché dipende tutto dal burro che abbiamo messo sul fondo. Speriamo che si stacchi tutto, se no lo mangiamo direttamente nella pentola, che ci frega a noi, basta che mangiamo. Adesso qual è il problema? Che noi dovremmo staccare tutte le pareti e sperare che venga tutta una bella nostra torta. Se abbiamo azzeccato i tempi e tutti quegli ingredienti da mettere dentro, avremo un bel risultato. Se si sfalda tutto, comunque se lo mangiamo uguale, perché che ti pare che lo buttiamo? Non sarà la sua figura quella con la tortina come le candeline. Quindi vado a staccare tutti i bordi. Andiamo a staccare il nostro bordo. Non lo so se mi rimarrà tutto insieme, perché sento che la mia cottura non è stata, però pure Michelangelo quando ha fatto la Pietà ci ha provato, un par di volte ha sbagliato e poi ci ha riprovato, per cui io non sono manco Michelangelo, per cui questo non fa pietà, però voglio dire è buono lo stesso, per cui se non viene, se sfalda, ci riproveremo, che ve devo dire, però comunque ci avevo provato. Che dobbiamo fare? Adesso pigliamo, praticamente ci proviamo a fare la capriola. Signori, la mia ricetta è uno spettacolo. Se vogliamo andare a trovare i peli nell'uovo, ecco qua, abbiamo fatto il nostro tortino. Si è separato esclusivamente un tortiglione che anzi mo ce lo mangiamo subito. Bravo, mi stimo e mi incoraggio. Guardate che bello il nostro piattino. Sto scherzando. Adesso se volete ci grattate sopra un pochettino di parmigiano ancora, o parmigiano o ci rimettete il pecorino per dargli una sensazione, anzi lo vado a prendere. Aspettate un attimo, perché è giusto che l'occhio abbia la sua parte, diamogli la parte pure all'occhio, così mangiamo di meno e non ci ingrassiamo. Ve lo faccio in diretta perché questa è una cucina reality, non sono le cucine quelle preparate col... Guarda qua, guarda,
ci metterei pure le candeline sopra, ma non ce l'ho perché sennò non c'è posto per le candeline mie. Allora, non mi va manco di tagliarlo per far vedere che è venuto bene, scopritelo nel vostro. Quello che farete voi ve lo tagliate e vedete, ma vi assicuro che verrà uno spettacolo, perché se seguirete la mia ricetta, guardate qui, guardate che cosa, come vedete è rimasto bello chiuso, l'uovo ha congelato un pochettino tutto, ha frizzato tutto quanto, per cui abbiamo uno spettacolo di torta. Adesso vi consiglio di affettarlo come se fosse una torta e servirlo su dei piattini con il profumo è eccezionale. Vi ho detto la mia ricetta, non lo so se è timballo napoletano, toscano, milanese, genovese, è il tortino di Vincicuc. Madonna, che profumo, ragazzi, ho scherzato. Vi invito a tornare. A proposito, io il like non ce lo dico mai di metterlo, per cui se uscirà una scritta, venite sul mio canale, anche sul canale blog, adesso qui sotto passa, e tornate a trovarmi. Le ricette mie sono così, veraci, contadine, non c'è i fronzoli, le luci, le cose, però qui si mangia bene, ok? Ragazzi, buona giornata, tanti saluti e buon appetito a tutti.